Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione di un sistema di CAPTCHA e l'abbiamo incluso nella pagina di login. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a creare la sezione account personale e definiremo la pagina per modificare la nostra password. Quindi per prima cosa ci loghiamo all'interno del nostro CMS. Inseriamo il codice di verifica. E una volta loggati all'interno del nostro CMS ci spostiamo in backend e definiamo innanzitutto una nuova sezione che la chiamiamo account personale. Descrizione: sezione dedicata alla gestione del proprio account personale, e poi ci spostiamo in amministra pagine, sezione account personale, definiamo una nuova pagina che la chiamiamo account personale, che la utilizzeremo come link come sempre nelle voci del menu principale. Identificativo account personale, descrizione, link alla sezione account personale, nome file contenuto principale non ne specifichiamo, visibilità menu, menu principale, posizione voce lo impostiamo alla voce 2, quindi lo mettiamo subito dopo home page e associamo i permessi per l'utente loggato. Quindi inseriamo la pagina, ora ce la sta visualizzando sotto il backend perché ovviamente gli indici sono sfalsati, poi andiamo a correggerli e poi definiamo una nuova pagina che la chiamiamo modifica password, identificativo modifica password, descrizione pagina dedicata alla modifica della password personale per l'accesso all'area privata del CMS, nome file contenuto principale modifica password.php, creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, contenuto secondario non ne specifichiamo, visibilità menu, menu secondario e posizione voce 1. Associamo i permessi e inseriamo la nostra pagina. Poi come sempre rientriamo in account personale e modifichiamo il redirect a modifica password, e modifica password impostiamo il redirect a se stesso. Bene, quindi ci spostiamo in backend, sempre in amministra pagine, modifichiamo la posizione voce alla 3, poi frontend, posizione voce 4, quindi scaliamo tutte le voci in modo da riordinarcele. Poi utenti permessi, vediamo utenti permessi a che posizione è, permessi utente, posizione 4, sì, e personalizza layout alla 5, quindi va bene così, perfetto. Quindi ci spostiamo in account personale, modifica password, e qua vediamo di strutturare il form per la modifica della password personale. Quindi apriamo il file appena creato, quindi privata, sezioni, account personale, modifica password, e per quanto riguarda la password andremo a chiedere innanzitutto di specificare la vecchia password e faremo il controllo che la vecchia password corrisponda a quella salvata all'interno del database.
e poi inseriremo la nuova password con la conferma, come facciamo nella sezione nuovo utente. Bene, quindi apriamo da permessi utente il file nuovo utente e innanzitutto inseriamo le righe per specificare la password e la conferma della password. Quindi qua inseriamo password e conferma password. Quindi salviamo. Account personale, perfetto. Controlliamo che stiano funzionando anche le funzioni per mostrare in chiaro la password. Bene. E poi come ulteriore campo qua su, come abbiamo anticipato, mettiamo un ulteriore input per l'immissione della vecchia password. Quindi inseriamo un nuovo tr. Perfetto, qua gli scriviamo vecchia password, campo obbligatorio, lasciamo l'input type check per visualizzare in chiaro la password e qua magari ci scriviamo check vecchia underscore p, quindi vecchia password, identificativo check vecchia underscore p. E qua ci mettiamo vecchia password. Bene, poi qua modifichiamo l'id della descrizione, input type password, name password, no password, vecchia password, value vecchia password, size 70 e identificativo vecchia password. Perfetto. Come descrizione vecchia password, gli diciamo specificare la vecchia password per procedere alla modifica della stessa. Quindi sostanzialmente se non inseriamo la password corretta, quindi la vecchia precedentemente registrata, non potremo procedere al completamento della modifica. Bene, poi nella nostra immagine per la descrizione, quindi all'on mouse over show desk descrizione vecchia password, e qua ci va l'identificativo, quindi del nostro TD. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, quindi vecchia password, testiamo la funzione. Perfetto, sta funzionando correttamente, il box lo stesso, il box informazioni, e quindi quello che andiamo a fare ora è inserire il pulsante, quindi creeremo l'azione col pulsante per l'inoltro della nostra richiesta. Quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, account personale e definiamo una nuova azione che la chiamiamo form modifica password, descrizione form modifica password account personale. Bene, e poi definiamo il pulsante, quindi sempre account personale, che lo chiamiamo modifica password, descrizione permette di modificare la password personale per l'accesso all'area privata del CMS. Azione da richiamare modifica password, funzione da richiamare
modifica password, creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect. Una volta effettuata la modifica della password torniamo a modifica password, percorso immagine, posizione e messaggio conferma non ne abbiamo bisogno, e poi ovviamente andiamo a specificare i permessi per l'utente che sta definendo il pulsante. Quindi inoltriamo la nostra richiesta. Perfetto, è stato definito correttamente il pulsante. Ci spostiamo in account personale e come sempre andiamo a modificare il file per includere il pulsante appena creato. Quindi qua nel nostro file modifica password, l'azione sarà form modifica password, salviamo. Perfetto, ha incluso correttamente il nostro pulsante. Ora apriamo il file per la modifica della password, quindi la funzione. Qua in realtà li abbiamo chiamati nello stesso modo e non mi piace, quindi ci spostiamo backend, amministra pulsanti, account personale e modifichiamo la funzione. Quindi qua la chiamiamo salva modifiche password. Non mi piace che abbiano lo stesso nome. Perfetto. E ora ovviamente per poter funzionare dobbiamo qua cambiare il nome della funzione, quindi salva modifiche password, salviamo, chiudiamo il file e rinominiamo anche la funzione, quindi il nome del file, quindi salva modifiche password. Bene, quindi lo riapriamo. Per prima cosa qua impostiamo pagina return come sempre che sarà uguale a id pagina, poi recuperiamo vecchia password che sarà uguale a post di vecchia password. Bene, poi recuperiamo la nuova password e la password conferma. Bene, e poi dobbiamo effettuare i nostri controlli. Quindi come primo controllo gli diremo che se vecchia password è uguale a stringa vuota, allora errore, specificare la vecchia password per procedere alla modifica password. Poi dobbiamo verificare che vecchia password corrisponda a quella salvata all'interno del database, quindi ci selezioneremo la vecchia password in base all'id utente e quindi faremo una select password virgola e random salt from utenti privata where id utente sarà uguale, e qua ovviamente ci va session id utente, eseguiamo la query, quindi $res password sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell password e ci ricaviamo il dato, quindi raw password MySQL fetch array
di res password. Bene, poi una volta che abbiamo recuperato la password vecchia dal database, innanzitutto convertiamo quella vecchia che stiamo postando tramite il form, sarà uguale a dash SHA-512 di vecchia password, quindi quella che li stiamo postando, punto, e ci concateniamo row password al campo random salt. Perfetto, qua però la chiamiamo diversamente, quindi vecchia pass. Perfetto, e quindi qua gli diremo else if vecchia pass è diverso da row password al campo password, allora errore, la vecchia password inserita non corrisponde a quella salvata nei nostri sistemi. Bene, poi dobbiamo fare gli ulteriori due controlli sulla password e password conferma, e nello specifico, come abbiamo fatto quindi per inserisci utente, dobbiamo verificare che la lunghezza di password sia maggiore di 8 caratteri. Questo AND verifica diverso a 1 non ci serve. Poi dobbiamo con la nostra funzione check password verificare che la password rispetti i criteri per la definizione della password, quindi che abbia almeno un carattere maiuscolo, uno minuscolo, un numero e un carattere speciale. Bene, e altrimenti ci restituisce l'errore corrispondente. E poi come ultimo controllo verifichiamo che password e conferma password coincidano. Ok, poi come salvataggio dei dati in caso di errore ci salviamo soltanto la vecchia password, e ovviamente qua non gli passiamo la variabile che ha ricevuto il criptaggio, ma gli passiamo vecchia password, quindi quella ricevuta dal form. Perfetto, quindi salviamo, inoltriamo la richiesta e ci dice di specificare la password per procedere alla modifica. Bene, la specifichiamo volutamente sbagliata e come vedete ci dà errore, la password inserita non corrisponde a quella salvata nei nostri sistemi. Ora la specifichiamo corretta, inoltriamo nuovamente la richiesta, la password è giusta e ci va giustamente a chiedere di specificare la nuova, quindi la specifichiamo con tutti i caratteri minuscoli e ci dice di effettuare di inserire una password con almeno un carattere maiuscolo. Perfetto, quindi sta funzionando. In realtà potremmo anche salvare in sessione password e conferma, così nel caso possiamo anche verificare dove stiamo sbagliando. Sì. Qua ci va quindi password underscore c. Quindi lo testiamo. Perfetto. Quindi se invece supera i nostri controlli, gli diremo innanzitutto di criptare la password, quindi password sarà uguale a dash SHA-512 di password punto, qua il random salt ce l'abbiamo già,
quindi row di password al campo random salt. Bene, e poi gli diciamo update utenti privata set password uguale a password where id utente uguale, e qua ovviamente ci va session id utente. E visto che ci siamo, dobbiamo modificare lo stato password uguale a 1 qualora invece sia impostato a 0, quindi gli diciamo set password uguale password virgola stato password uguale 1 where id utente uguale a sessione di id utente. Perfetto. E se la modifica dei dati va a buon fine, facciamo un session unset, quindi cancelliamo tutte le sessioni e gli facciamo fare un header location alla pagina index.php. Perfetto, quindi salviamo e testiamo la modifica della password di della production, quindi specifichiamo la vecchia, inseriamo la nuova, confermiamo le modifiche e come vedete il sistema ha salvato correttamente la nuova password e ci ha buttato fuori, quindi ha cancellato le sessioni attive e ci ha riportato alla pagina index.php. Effettuiamo nuovamente il login. Specifichiamo il codice di verifica. Rieffettuiamo il login e come vedete abbiamo utilizzato la nuova password per accedere all'area privata. Perfetto. Ora come ultimo controllo vediamo di verificare che la password che stiamo postando, quindi la nuova password, non sia uguale alla vecchia assegnata. Quindi prima di verificare che le due password coincidano, quindi qua gli diremo else if vecchia password criptata è uguale a password criptata, quindi definiremo la nuova password criptata, quindi nuova password sarà uguale a dash SHA-512 di password col random salt, e quindi se vecchia password è uguale a nuova password, allora gli diremo errore, la nuova password non può essere uguale alla vecchia password. Quindi andiamo a verificare sostanzialmente che la nuova password che si sta postando sia differente dalla vecchia già assegnata. Perfetto, quindi testiamo anche questo errore e quindi vecchia password nuova password, gliela specifichiamo uguale, idem per la conferma,
inoltriamo nuovamente la richiesta e come vedete ora a sistema abbiamo la nuova password non può essere uguale alla vecchia. Perfetto. Bene, ora ci loghiamo come Mario Rossi, che è un utente che deve necessariamente modificare la sua password. Vediamo se sta funzionando anche il cambio dello stato della password da non modificato a modificato. Quindi password Mario 123 cancelletto, inseriamo il codice di verifica. Bene, e a video vedete ci dà, le ricordiamo che deve necessariamente aggiornare la sua password. Ci spostiamo in account personale. Qua non abbiamo di default associati i permessi alla sezione account personale, poi lo faremo nella prossima video guida. Quindi da permessi ci associamo al gruppo amministratore anche i permessi, visto che ci siamo per pagina inaccessibile e inesistente, e poi anche per la sezione account personale. Bene, quindi ci rispostiamo in account personale, inseriamo la vecchia password di Mario Rossi, quindi Mario 123 cancelletto, inseriamo la nuova password, quindi Mario 1234 cancelletto. Bene, e confermiamo la nuova password. Quindi modifichiamo la password, ci riloghiamo come Mario Rossi, quindi Mario Rossi Mario 1234 cancelletto, inseriamo il codice di verifica. Effettuiamo il login e come vedete ora Mario Rossi si è loggato con la nuova password e a video il nostro sistema non ci dà più l'avviso di aggiornare la password. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida completeremo la sezione per modificare la nostra password e aggiungeremo il pulsante che ci genererà una password casuale da utilizzare nei nostri sistemi.